Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. I più attenti avranno già capito che andremo a fare l'unboxing di una vettura RevoSlot. Qui infatti accanto a me sul tavolo di Slot Car Tech ho questa confezione. Sicuramente saprete la marca della vettura, ma non conoscete il modello, perché RevoSlot, attraverso la sua confezione totalmente in cartone priva di parti trasparenti, non ci permette di sbirciare all'interno. Vi lascio ancora con un po' di suspense, giusto il tempo di posizionare la telecamera dall'alto. Voi intanto mettetevi comodi e poi partiamo subito con l'unboxing di questa nuova vettura di RevoSlot. I più attenti conoscitori del marchio oramai sapranno dove guardare la confezione per cercare qualche indizio di quello che contiene al suo interno, e infatti su uno degli angolini c'è questo adesivo che ci dà un prezioso indizio. Qui infatti abbiamo un angolo completamente rosso con l'adesivo Momo e il numero 91. Se ancora non l'avete capito, abbiamo anche la scritta Porsche. E allora, bando agli indugi, passiamo subito a leggere l'etichetta posta nel lato corto della scatola e troviamo il riferimento, la Porsche 934 Electrodyne Momo Racing numero 91. Questa vettura ha partecipato all'IMSA Molson 1000 nel 1981. I piloti sono Vicenz e Bell. Direi di andare così a togliere il coperchio di questa confezione e andare ad ammirare il contenuto. Qui troviamo un termoformato in plastica trasparente che ci aiuta a preservare il modello, e poi andiamo a tirar fuori, posizionato sulla basetta come sempre, questa bellissima Porsche 934 in questa splendida versione Momo Electrodyne. Un colore eccezionale, io spero si possa capire anche dalla telecamera, ma vi assicuro che il rosso è veramente intenso, un rosso talmente intenso che sembra quasi puntare all'arancione. La scopriremo più nel dettaglio fra pochi istanti. Adesso la posizioniamo qui da una parte perché dobbiamo andarci ad occupare anche del contenuto della scatola. Infatti qui troviamo un sacchettino che ha due specchietti di riserva, i soliti due adesivini di RevoSlot e poi un foglietto illustrativo che ci va ad indicare anche le altre versioni per questa Porsche 934. Mi piace come sempre questo foglietto perché oltre alle varie versioni ci va a dare anche un esploso di tutte quelle che sono le componentistiche di questa macchina, in modo da renderci molto più semplice e più facile il reperimento di eventuali accessori o comunque parti di ricambio. Sul retro di questo foglietto illustrativo abbiamo anche i codici di tutti gli optional che possiamo andare a montare su questa macchina. Bella anche la confezione, completamente in cartonato. Posizioniamola da un lato e andiamo così a riprendere la nostra Porsche. È anch'essa fissata su una basetta in cartone. Al di sotto della basetta sono posizionati il magnete e un altro pick-up. Questo pick-up è specifico per le piste in legno o piste carrera che hanno lo slot leggermente più alto e largo rispetto a quelle tradizionali in plastica, per cui abbiamo anche la doppia scelta. Lo possiamo andare a togliere anche perché andrebbe comunque a cadere togliendo la vettura, e poi andiamo a svitare la vite che tiene ferma la macchina sulla basetta. Liberata la vettura dalla confezione, possiamo così andarla ad ammirare più da vicino. Decisamente molto bene realizzata, le forme sono le classiche della Porsche. Qui RevoSlot non si è certo smentito e ha realizzato una vettura ricca di particolari. Partiamo proprio dal frontale, il classico, il tipico frontale della Porsche ha nella parte anteriore del paraurti un grigliato completamente forato e poi subito sopra le due frecce di colore arancione tipiche delle vetture dell'epoca. I classici fari un po' ovalizzati ai lati del cofano anteriore ci fanno subito ritornare in mente lo stile Porsche degli anni 80. Decisamente molto belli anche i due ganci fermacofano, sono leggermente in rilievo e toccandoli ci fanno subito pensare a delle fotoincisioni. Lateralmente la vettura è ben rifinita, ben costruita, spiccano subito la ruota anteriore e quella posteriore con questi due inserti per i cerchi che nella realtà servivano per
per andare a far affluire e defluire l'aria dall'interno del cerchio stesso, in modo tale da raffreddare poi i freni della vettura. Sempre guardando la vettura nella parte laterale, ammiriamo anche la griglia di protezione lato pilota e poi gli immancabili soffietti che troviamo sia nella parte anteriore che posteriore all'attaccatura del paraurti. Questi due particolari sono stati riprodotti in modo veramente molto fedele. Riprodotta anche in modo dettagliato la parte posteriore. Abbiamo ad esempio il gruppo fari con tutte le luci di colore differente, partendo dalle frecce di colore arancione, il fanalino per la retromarcia di colore bianco e poi il rosso per i fanali posteriori e gli stop. Due le marmitte di dimensioni diverse di colore bianco che spuntano dal di sotto della vettura stessa. L'interno della macchina come sempre poco dettagliato, perché sembra già di capire che ci sia un interno in Lexan leggermente più rigido di quello aftermarket. Il pilotino ha la tuta monocolore, il casco bianco e poi c'è anche l'estintore un po' a completare quella che è la dotazione di serie di ogni vettura del marchio Revoslot. Se andiamo a girare la vettura sottosopra, come sempre possiamo ammirare il telaio, perché in questo caso abbiamo un telaio metallico, non abbiamo il classico telaio in plastica, per cui è un po' un ibrido. Abbiamo delle vetture in scala 1,32 che strizzano l'occhio alle vetture più sofisticate che corrono normalmente su piste in legno pappato, quindi le classiche vetture da metallo. Si intravedono anche i componenti meccanici di altissima qualità, poi andremo a smontare la macchina e andremo ad ammirarli più da vicino. Per farlo ci servirà svitare queste quattro viti che si trovano ai lati del telaio e poi la carrozzeria può essere tranquillamente aperta e quindi senza neanche per forza togliere e svitare completamente le viti potremo andare a dividere le due parti. Procediamo quindi con il cacciavite a croce e andiamo così a separare la Porsche 934. Come vi dicevo, mi è bastato semplicemente andare ad allentare queste quattro viti per poi andare a prendere la parte di carrozzeria laterale e far sfilare così il telaio dalla carrozzeria stessa. In questo modo vado a dividere esattamente la macchina in due parti. Lasciamo come sempre da parte il telaio, occupiamoci della carrozzeria. L'abbiamo vista nella parte esterna, rivoltiamola al contrario, ci troviamo una vettura decisamente scarna. Come tradizione di Revoslot, la parte posteriore non fa parte del telaio ma della carrozzeria, quindi in questa parte infatti possiamo trovare il finale della vettura stessa, ci sono le due marmitte e poi delle tampografie che vanno un po' a riprendere quello che è il motore della vettura. L'interno come sempre in Lexan, un Lexan leggermente più duro, più spesso rispetto a quello aftermarket, ma comunque pur sempre leggero. Il pilotino invece è in plastica ed è fissato sul Lexan mediante la classica tecnica dei pioli disciolti con il calore. Non ci sono altri componenti se non questo triangolino di plastica che di fatto va a ricreare qui nella parte del cofano anteriore un tappo per il carburante. Una carrozzeria come sempre decisamente molto leggera, poi andremo anche a prenderne il peso, molto ben realizzata, piacerà sia a chi la porterà in pista ma anche a chi la utilizzerà per il rally, perché sappiamo che qui in Italia attraverso il campionato RSC esiste una categoria specifica dedicata alle Revoslot e questa vettura, la Porsche 934, può correre infatti nella categoria Revo Rally. Lasciata da parte la carrozzeria ci preoccupiamo del telaio, un telaio decisamente molto semplice. Sappiamo che Revoslot utilizza un telaio in metallo e un telaio fatto da due piastre differenti che vengono poi unite assieme da questi quattro punti di fissaggio. Abbiamo infatti delle viti nella parte sottostante il telaio che vanno ad incunearsi in questi dadi esagonali. In questo modo abbiamo la possibilità di far traslare leggermente le due piastre del metallo e creare una sorta di effetto basculante. Anche tutte le altre parti che sono installate sul telaio sono comunque tutte parti metalliche. Partiamo proprio dal motore, un motore a cassa corta, un motore in stile Mabuki UK, è posizionato in modo trasversale sul telaio e a tenerlo ben saldo sono questi due componenti. Li vediamo qui anodizzati di colore rosso e sono anch'essi fissati al telaio mediante due brugole. Per quanto riguarda gli assali, sia quello posteriore che quello anteriore,
posteriore li troviamo infulcrati su cuscinetti a sfera attraverso queste 4 mezzelune che sono avvitate direttamente al telaio. L'assale per queste vetture, sia l'anteriore che il posteriore, è un assale da 3 mm, quindi ricordiamoci leggermente più grande rispetto a quelli 3/32esimi che siamo abituati a vedere su tutte le altre vetture in plastica. Dicevamo prima componenti professionali, infatti come possiamo notare la corona è bicomponente, abbiamo gli ingranaggi, quindi la corona vera e propria in nylon e l'attacco all'assale in alluminio anodizzato. Dalla parte opposta abbiamo dei distanziali in ottone, distanziale che troviamo comunque anche tra corona e cerchio, in modo tale da riuscire ad allargare la carreggiata il più possibile per farla stare al di sotto della carrozzeria ed evitare per quanto possibile la traslazione laterale dell'assale. Questa traslazione non c'è neanche nell'assale anteriore, infatti anche qui troviamo i 2 distanziali che vanno ad impedire all'assale stesso di muoversi lateralmente. Questo perché, essendoci i cuscinetti a sfera, abbiamo proprio la necessità che il cuscinetto rimanga comunque ben saldo all'interno della sua posizione e che l'assale vada a girare proprio all'interno del cuscinetto. Nel caso in cui ci fosse un leggero basculamento, si rischierebbe di far uscire il cuscinetto dalla sua sede e quindi vanificare la fluidità di tutto il movimento. Anche in questo caso Revoslot, per il collegamento tra il pick-up e il motore, adotta il sistema di 2 cavi di colore diversi per distinguere il polo positivo e il polo negativo, e poi ci aggiunge 2 piccole guarnizioni in termorestringente per evitare pericolosi cortocircuiti proprio qui a livello del motore. La guaina in termorestringente la troviamo anche circa a metà della lunghezza di questi cavi per cercare di tenerli il più uniti possibili. Il pick-up è un classico pick-up a lama avanzata, potremmo dire un pick-up più utilizzato in ambito pista rispetto al rally, però è un pick-up ammortizzato, quindi anche per chi volesse utilizzare questa vettura in ambito meno pistaiolo può comunque aspettarsi delle ottime doti di stabilità. I cerchi, sia quello posteriore che quello anteriore, sono cerchi in alluminio. Come vediamo qui, se andiamo a spostare il nostro copertone, sono cerchi un po' particolari rispetto agli altri perché abbiamo praticamente una scanalatura centrale e il copertone va ad essere fissato all'interno di questa scanalatura. Un'altra particolarità è la differente dimensione di larghezza del cerchio. Infatti abbiamo il cerchio leggermente più largo nella parte posteriore, quindi 2 cerchi posteriori, e poi il cerchio più stretto sull'assale anteriore. Questa soluzione chiaramente offre un'impronta a terra maggiore, di più grandi dimensioni, e quindi aumenta anche la stabilità e sicuramente lo scarico di potenza a terra. Su questa vettura non è presente il magnete, lo abbiamo visto prima all'interno della confezione. Se volete potete andarlo a sistemare dove volete, non esiste una sede predisposta per il magnete, quindi dovrete andarlo a fissare con della colla bicomponente e lo potete fare un po' ovunque, o meglio dove credete sia necessario. Infatti anche girando il telaio sottosopra, a parte le viti di fissaggio di tutti i vari componenti che ci permettono di andare ad assemblare il telaio della vettura, non è presente nessun tipo di aiuto alla stabilità e alla guida di questo modello. Ragazzi, una meccanica decisamente semplice anche se professionale, una carrozzeria decisamente molto alleggerita per contenerne il peso, insomma tutto è rivolto ad un aspetto racing, e allora noi andiamo anche a prenderne i pesi e le misure in modo tale da poterla raffrontare anche con altri modelli. Bilancia pronta, vettura pronta, la andiamo a posizionare sulla bilancia. 22,5, facciamo la seconda pesata. 22,5 il peso di questa carrozzeria. Ricordiamo, non abbiamo tolto le viti, per cui è già un peso complessivo. Posizioniamo la carrozzeria qui di fianco, prendiamo il telaio, lo andiamo ad appoggiare sulla bilancia, il peso misura 65,4. Anche per lui facciamo la seconda pesata, sempre 65,4. Riassembliamo in modo molto veloce la vettura e andiamo anche per lei a farne il peso complessivo. Come vedete, assemblare questa vettura è decisamente molto pratico, molto veloce, non dovete nemmeno andare ad avvitare nessuna vite, avete già la vostra vettura assemblata, la possiamo andare ad appoggiare. Il peso complessivo è pari a 87,9. Anche in questo caso
facciamo le 2 pesate consecutive per ritrovarci nuovamente con 87,9 grammi. E fatta la pesatura di rito attraverso il calibro in plastica, andiamo anche a prenderne le dimensioni. La lunghezza complessiva della vettura è pari a 13,4 cm, ovvero 134 mm. La larghezza posteriore possiamo già vedere che è decisamente abbondante, è pari infatti a 62,5 mm, 6,25 cm. La parte anteriore è decisamente più piccola, infatti guardate quanto ho dovuto stringere il mio calibro, misura solo 58 mm, 5,8 cm. E come ultima misurazione andiamo anche a prendere la distanza che c'è tra il centro ruota anteriore e il centro ruota posteriore. Posizioniamo la punta del calibro perfettamente al centro delle 2 ruote e andiamo a leggere. La misura è pari a 69 mm, 6,9 cm. Abbiamo così dato un'occhiata in generale alla vettura, l'abbiamo smontata, l'abbiamo aperta, abbiamo visto la carrozzeria nel dettaglio e anche tutta la parte meccanica. Non ci rimane chiaramente che portarli in pista. Questa è una vettura che per quanto riguarda il campionato italiano RSC può essere tranquillamente utilizzata all'interno della categoria Revo Rally, quindi una vettura che seppur in origine ha corso su pista, qui può essere utilizzata anche in ambito rally. E allora noi andiamo a provarla proprio su una speciale e lo facciamo sulla prova speciale di Slot Car Tech. Così una volta preso il tempo possiamo anche andare a fare un raffronto con tutte le altre vetture che l'hanno preceduta. Una macchina, questa di Revo Slot, decisamente molto ben riuscita, anche se ha un'indole tipicamente corsaiola, si adatta decisamente molto bene anche alle speciali tortuose del Rally Slot. Infatti, come avete potuto notare, ho trovato decisamente molto feeling nell'affrontare tutte le curve e anche i cambi di livello della speciale di Slot Car Tech. Insomma, potremmo dire una vettura decisamente poliedrica. Lo sapevamo già, era una di quelle vetture che all'interno del campionato RSC Revo Rally o comunque dedicato al marchio di Revo Slot va sicuramente meglio delle altre. Grazie forse anche alle gomme di generose dimensioni nel posteriore, è quella da battere. Anche se non super preparata, riesce già a dire la sua e ad imporsi, così come la trovate da scatola. Come capita per tutte le vetture che vado a provare, non faccio nessuna modifica se non quella di allentare leggermente le viti per permettere un minimo di basculamento. Insomma, una vettura che già così standard promette grandi cose. Ragazzi, avete già comprato la vostra vettura Legend per la categoria Rally Slot? No? Beh, allora fate un pensierino su questa macchina perché veramente ne vale la pena. Intanto io vado a preparare un altro modello sempre di Porsche in modo tale da poterla provare e testare direttamente su una speciale o meglio su una gara all'interno del campionato dello Slot Clubastic Calabroni Rossi e poi vi saprò dire come si comporta. E intanto andremo anche a vedere le modifiche che ho fatto alla vettura. Mi raccomando ragazzi, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da non perdere tutti gli altri contenuti. E noi come sempre ci rivediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video.